Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Oggi facciamo un test sui due tempi verbali italiani passati più usati, cioè il passato prossimo e l'imperfetto. L'argomento di questo video è perfetto per tutti gli studenti di livello intermedio della lingua italiana. E se non l'hai già fatto, prima di fare il test ti consiglio di guardare il video di spiegazione di grammatica dove chiarisco un po' la differenza tra passato prossimo e imperfetto. Dopo ti consiglio di ripassare qui per fare il test. In questo video ci saranno 10 frasi e ogni frase contiene un verbo all'infinito, alla forma base, da coniugare al passato prossimo oppure all'imperfetto. Avrai 5 secondi di tempo per rispondere ad ogni domanda, quindi se hai bisogno di più tempo puoi fermare il video e pensare alla risposta corretta. Ok, iniziamo subito. Iniziamo subito con la prima domanda. La settimana scorsa viaggiare con i miei amici in Sicilia. Quindi il tempo corretto da scegliere è il passato prossimo. Quindi la settimana scorsa ho viaggiato con i miei amici in Sicilia. In questa frase ho un periodo di tempo abbastanza specifico, la settimana scorsa, quindi uso il passato prossimo. Vediamo la seconda frase. Quando Lucia svegliarsi ieri sera, stanca. E la frase corretta è: quando Lucia si è svegliata ieri sera, era stanca. In questa frase ho usato entrambi i tempi verbali perché essere stanco è uno stato fisico che si può descrivere con l'imperfetto. Il verbo svegliarsi descrive invece un'azione precisa, un evento. Per questo motivo usiamo il passato prossimo. Vediamo la terza frase. Questo fine settimana lavare i vestiti, li asciugare e poi li stirare. Il tempo giusto da utilizzare è sempre il passato prossimo, quindi questo fine settimana ho lavato i vestiti, li ho asciugati e poi li ho stirati. In questa terza frase ho una serie di azioni, una dopo l'altra. Quindi uso sempre il passato prossimo perché questo è un racconto di eventi in successione. Quarta frase. Mentre guidare in campagna, un animale selvatico attraversare la strada. La frase corretta è: mentre guidavo in campagna, un animale selvatico ha attraversato la strada. Qui potevo usare tutte le persone, potevo dire mentre lui guidava in campagna, un animale selvatico ha attraversato la strada. Questo non è importante. Quello che è interessante in questa frase è che io ho un evento in corso, ok, che è interrotto da un'azione improvvisa. Al passato prossimo. Fai sempre attenzione all'avverbio mentre perché dopo questo avverbio si usa sempre l'imperfetto. Quinta frase. Da giovane Paola avere i capelli corti e indossare solo abiti sportivi. La frase corretta è: da giovane Paola aveva i capelli corti e indossava solo abiti sportivi. In questa frase ho usato l'imperfetto perché sto facendo una descrizione in un periodo indefinito nel passato. Non è certamente un momento preciso e non c'è un'azione. Non succede niente in particolare. Bene, ora passiamo alla sesta domanda, ma prima devo chiederti una cosa. Se questo quiz ti è utile e stai imparando nozioni nuove in italiano, ti invito ad iscriverti al canale e a lasciare un mi piace.
così supporterai il mio progetto e continuerai a rimanere aggiornato su tutti i prossimi quiz, video di grammatica e di cultura italiana che pubblicherò in futuro. Bene, se ti sei iscritto, procediamo con la sesta domanda. Mentre andare in bici, ascoltare la musica. La risposta corretta è: mentre andavo in bici, ascoltavo la musica. In questa frase uso 2 volte l'imperfetto perché ci sono 2 azioni contemporanee nel passato. Quindi 2 azioni che succedono nello stesso momento, nello stesso istante. Mentre ascolto la musica vado in bicicletta, ok? Settima frase. Giorgia, cambiare lavoro perché avere un brutto rapporto con i colleghi. E la frase finale è: Giorgia ha cambiato lavoro perché aveva un brutto rapporto con i colleghi. Anche in questa frase è molto chiara la differenza tra la descrizione generica di una situazione all'imperfetto, quindi il rapporto con i colleghi, ok? Aveva un brutto rapporto con i colleghi, e l'azione specifica, l'evento, cioè cambiare lavoro, al passato prossimo. Vediamo la frase numero 8. Sara volere andare al cinema, ma essere troppo stanca. Sara voleva andare al cinema, ma era troppo stanca. Ok, qui abbiamo usato 2 imperfetti, ancora una volta. Devi sapere che il verbo modale volere si usa quasi sempre al passato con il tempo imperfetto. Questo perché esprime la volontà di una persona, che è spesso difficile da descrivere in un momento preciso nel tempo. È più frequente definire una volontà in un periodo di tempo più vago. Quindi di solito è preferibile utilizzare l'imperfetto con questo verbo, con il verbo volere. Lo stesso discorso si applica con l'aggettivo stanco, che descrive uno stato fisico e mentale. Non si dice mai sono stato stanco. Vediamo il penultimo esempio. Fabio è partito per l'America. Sì, lo sapere. E la risposta giusta è sì, lo sapevo, ma anche sì, l'ho saputo. Questa frase è interessante perché posso scegliere se usare il passato prossimo o l'imperfetto. Dipende dal significato che voglio dare a questa risposta. Se dico sì, lo sapevo, significa che avevo già questa informazione da tempo, ma non è chiaro quando ho ricevuto questa informazione. Se dico invece sì, l'ho saputo, l'enfasi è sul momento esatto in cui ho ricevuto questa informazione. Infatti è meglio aggiungere un'espressione di tempo, come ieri, ad esempio. Quindi dico sì, l'ho saputo ieri. In questo caso è giusto utilizzare il passato prossimo perché voglio comunicare esattamente che ieri ho avuto questa informazione, quindi il momento esatto. Vediamo l'ultima frase. Martedì andare in palestra. La risposta giusta è martedì sono andato in palestra. In questo caso ho utilizzato il passato prossimo perché si tratta di un evento, un'azione specifica che avviene in un momento preciso. Però ti faccio una domanda bonus. Che cosa succede se dico il martedì andare in palestra? Uso sempre il passato prossimo? Sono andato? No, in questo caso uso l'imperfetto. Questo perché il martedì è diverso da martedì.
martedì si traduce con on Tuesday. Quindi si tratta di un evento singolo. Invece il martedì significa every Tuesday. Questo significa che era un'azione abituale nel passato. Come dire, tutti i martedì andavo in palestra. Quindi solo l'imperfetto è corretto in questo caso. Capito la differenza? Bene, io spero davvero che questo test sia stato utile. Ti invito a scrivermi un commento per comunicarmi come è andato il quiz. Se hai bisogno di altri esercizi, vai a vedere il mio sito web dove potrai continuare a fare pratica. Qui a fianco trovi un'altra lezione interessante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buono studio!